Oggi volevo affrontare un argomento un attimino più tecnico. Che cos'è l'universo emotivo stabile? Se siete a casa tranquilli, stoppate un attimo il video, prendete carta e penna così le cose ve le potete segnare. Altrimenti, se siete in giro, ascoltatelo così vi fate un attimino un'idea di quello di cui andiamo a parlare e poi magari ve lo riascoltate a casa e vi segnate appunto ognuno le sue cose. Cercherò di essere breve e esauriente. Allora, l'universo emotivo stabile, questo è un termine che si riferisce alla presenza per ognuno di noi di determinati modelli emotivi che rimangono abbastanza, diciamo, costanti nel tempo e persistenti. Quindi cerchiamo di individuarli. Carta e penna. Identifichiamo le emozioni dominanti. Ognuno di noi, facendo un pochino di autocritica, si rende conto di quali sono le emozioni dominanti nel nostro carattere nell'arco del tempo e magari nell'ultimo periodo. Quindi può essere che tendenzialmente sei una persona triste oppure euforica, spesso ti arrabbi piuttosto che ti svegli la mattina già con quel leggero velo di preoccupazione. Bene, queste sono le tue emozioni dominanti. Cerca di individuarne 3, 4, 5 e quelle sono appunto quelle che definiscono in maniera abbastanza stabile il tuo universo emotivo, la tua risposta alle situazioni specifiche. Quindi magari hai uno stato d'ansia costante, però quando succedono gli eventi tu sei molto responsive, riesci in tempi brevissimi a rimetterti, tra virgolette, in bolla, oppure lo stress ti blocca. E come reagisci ai momenti di gioia? Io, ad esempio, spesso reagisco con stupore, come se la gioia fosse qualcosa che non dovesse appartenere sempre e comunque alla mia vita. Ecco, anche per te ragiona qual è la tua risposta appunto alle situazioni che ti succedono. Hai dei pensieri ricorrenti. Bene, questo è il terzo punto su cui ragionare. Sono pensieri positivi o negativi? Questa è la prima divisione. Magari fai proprio una riga e mezzo foglio e scrivi pensieri positivi e pensieri negativi e cerca di individuare nell'arco dell'ultimo periodo, per ultimo periodo intendo anche 3, 4, 5 anni, quali sono stati i pensieri negativi e i pensieri positivi che ritornano più spesso nella tua mente. Le relazioni emotive. Ecco, le relazioni emotive mettono il focus su quelle che sono le tue relazioni personali, quindi gli affetti, ma anche le relazioni lavorative, come tu appunto ti rapporti con le altre persone. Come reagisci? C'è una differenza fra le persone che ti sono più vicine, quindi nel tuo modo di reagire con loro, oppure è un modo abbastanza standard su tutte le persone, quindi magari un po' più forte con le persone che hai più vicine emotivamente, un po' più blando con le altre. Ad esempio, come reagisci alle critiche? Come reagisci a una gentilezza? Come reagisci a quello che ritieni un torto? Bene, tutti questi punti ti danno chiarezza su quello appunto che è il tuo universo emotivo. Quindi come tu ti rapporti alle altre persone nelle date situazioni. Ultimo punto, e riprendo quello che avevo detto all'inizio, come reagisci agli eventi chiave della tua vita. Hai magari sempre avuto un certo tipo di carattere, un certo tipo di universo emotivo. Ragiona se in alcuni momenti della tua vita questo universo emotivo ha deviato dal suo corso in meglio o in peggio in seguito a degli eventi. E se poi è ritornato verso quello che era il tuo carattere primigenio, oppure
Eppure proprio questi eventi hanno modificato in maniera importante il tuo universo emotivo. Chiaramente gli eventi tendono a plasmare il nostro universo emotivo stabile. Ovviamente un lutto importante, la perdita del lavoro, anche solo in un momento in cui, tra virgolette, noi non eravamo così atti a far fronte, oppure un nuovo amore, la perdita del lavoro, ad esempio, in un momento in cui ci ha provocato un cambiamento che poi invece ha portato cose buone. Ecco, quindi non è che un evento è sempre negativo o sempre positivo, lo è a seconda della persona, ma anche a seconda delle fasi della nostra vita. Ecco, adesso con calma ci riguardiamo questo foglio e iniziamo ad avere appunto l'idea di che cos'è il nostro universo emotivo stabile, quindi quello più duraturo nel tempo, e un pochino anche di qual è la nostra personalità e di come reagiamo agli eventi. Non è diciamo, un esercizio che debba produrre qualcosa di positivo o negativo in questo momento, è solo e semplicemente una piccola presa di coscienza. Riguardiamocelo, rivediamocelo, vediamo se c'è qualcosina da aggiungere. Di solito non c'è niente da togliere, c'è piuttosto da aggiungere. E da qui via, se l'argomento vi interessa, scrivetemelo pure nei commenti e potremo trattare in maniera più esaustiva anche questa parte così importante di noi e che ci caratterizza in un modo così forte. Vi ringrazio chiaramente per aver seguito il video, se siete iscritti al canale grazie. Se volete commentare assolutamente la campanella per rimanere aggiornati di tutti i video che usciranno e mi raccomando nei commenti mi piace tantissimo il confronto e la vostra opinione. Grazie ancora.